Ciao ragazzi, qui Mate piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo ad affrontare le disequazioni prodotto, disequazioni del tutto analoghe a quelle fratte o frazionarie. In particolare andremo a vedere come risolvere disequazioni che si presentano come un polinomio p di x in forma canonica confrontato con lo zero, dove questo polinomio è almeno di secondo grado, ovvero ritroviamo P di x maggiore di 0 o P di x minore di 0 oppure maggiore o uguale o minore o uguale di 0. Deve essere almeno di secondo grado perché se vi trovate la disequazione x meno 3 maggiore di 0, ad esempio, questa già la sappiamo risolvere senza doverci inventare un metodo nuovo. Spostiamo di là il meno 3 e abbiamo x maggiore di 3 e la disequazione è risolta. Ma si chiamano disequazioni prodotto perché ci troviamo davanti una disequazione di secondo grado, ma anche di terzo, insomma di grado superiore al primo, e tramite le scomposizioni la scriviamo come un prodotto di più fattori. E a quel punto il metodo di risoluzione è identico a quello delle disequazioni fratte, solo che invece di avere numeratore e denominatore avremo un primo fattore, un secondo fattore e magari anche un terzo, ma vediamolo direttamente con un esercizio. Troviamo per esempio 2x alla seconda più 5x meno 7 minore di 0. Questa è una disequazione di secondo grado. Così com'è, non so fare niente per risolverla. Vado a vedere se riesco in qualche modo a scomporre questo trinomio di secondo grado. In particolare questo è un trinomio specialissimo. Se non ricordi bene come si scompone, guarda il video linkato qui sopra, altrimenti andiamo con la scomposizione. Cerchiamo due numeri la cui somma sia pari al coefficiente della x del primo grado, quindi a 5, e il cui prodotto sia uguale al prodotto tra il coefficiente di x alla seconda e il termine noto. 2 per meno 7 fa meno 14. Ora, rapidamente, due numeri la cui somma sia 5 e il cui prodotto sia meno 14 sono 7 e meno 2. Vado a scomporre col 7 e il meno 2 il termine centrale, quindi otteniamo 2x alla seconda, meno 2x, scrivo prima il meno 2 per comodità, più 7x meno 7, minore di 0. A questo punto andiamo a fare raccoglimento parziale. Tra i primi due termini raccogliamo 2x che moltiplica x meno 1, segno tra il secondo e il terzo termine un più, tra il terzo e il quarto raccogliamo un 7 che moltiplica x meno 1, minore di 0. X meno 1 è un fattore comune che va a moltiplicare 2x più 7, tutto quanto minore di 0. Vedete che adesso ci troviamo davanti a due fattori moltiplicati tra loro il cui prodotto deve essere minore di 0. A questo punto ragioniamo sul risultato di un prodotto e il suo segno. Un prodotto tra due fattori sarà positivo se questi due fattori sono concordi, quindi o entrambi positivi o entrambi negativi. Invece sarà negativo se il primo è positivo e il secondo è negativo, o viceversa, il primo è negativo e il secondo è positivo, quindi se sono discordi. Ora, piuttosto che analizzare tutte queste possibili combinazioni, la cosa rapida da fare è studiare il segno di questi due fattori e fare di nuovo una tabella dei segni come quella che facevamo nelle disequazioni fratte. Quindi vado a chiamare i due fattori F1 e F2, questa è l'unica differenza, invece di n numeratore e d denominatore li chiamo primo fattore F1 e secondo fattore F2. Vado, indipendentemente dal verso che si trova qua, a vedere quando sono positivi, perché almeno so dove mettere i più nella tabella, come abbiamo fatto sulle disequazioni fratte. Quindi andiamo a vedere quando sono positivi. Il primo fattore è x meno 1, non serve la parentesi quando lo trascrivete, x meno 1 maggiore di 0 vuol dire x maggiore di 1 e lo andiamo a riquadrare. Secondo fattore, 2x più 7 maggiore di 0 vuol dire 2x maggiore di meno 7. Andiamo a dividere ambo i membri per 2 che ci porta a dire x maggiore di meno 7 mezzi. Questo è il secondo fattore, riquadriamo anche lui. A questo punto andiamo a costruire, io la faccio qui per avere tutto sotto gli occhi, la tabella dei segni. Mettiamo in ordine i numeri, quindi c'è prima meno 7 mezzi e poi abbiamo l'1. Tiriamo giù due linee verticali e andiamo a scrivere accanto invece di n e d F1 e F2. Il primo fattore è positivo per x maggiore di 1, quindi qui c'è l'1 è positivo dopo, di conseguenza sarà negativo prima. Su 1 fa 0 il confine tra il negativo e il positivo. Secondo fattore è positivo dopo meno 7 mezzi, quindi più più meno prima, su meno 7 mezzi fa 0.
Tiriamo una linea orizzontale e andiamo a fare il calcolo del risultato. Il risultato che possiamo indicare con P o F1 per F2, cioè il risultato del nostro prodotto, meno per meno fa più, meno per più fa meno, più per più fa più. A differenza dei denominatori che c'erano prima, in cui dove c'era lo 0 al denominatore il risultato non esisteva, qua gli zeri dei fattori per la legge di annullamento del prodotto vanno a azzerare l'intero prodotto, quindi saranno tutti zeri. A questo punto che ho messo i segni, vado a vedere il prodotto come lo volevo e adesso guarderò qua. Lo volevo minore di 0, quindi voglio i meno. Non voglio gli zeri perché non c'è il minore uguale. Quindi la soluzione è dove si trova questo meno. Ma dove si trova? Tra meno 7 mezzi e 1. Quindi meno 7 mezzi minore di x minore di 1. Abbiamo così risolto questo primo esercizio. Adesso andiamo a peggiorare la situazione con una disequazione di grado superiore al secondo. Prendiamo dunque in considerazione x alla terza meno 4x minore di 0, disequazione di terzo grado. Il grado in realtà non ci preoccupa nel momento in cui noi andiamo a utilizzare le scomposizioni. Quindi qui la prima cosa che possiamo fare per scomporre questo binomio è andare a fare un raccoglimento totale della x che moltiplica x alla seconda meno 4 chiusa minore di 0. Ora, la scomposizione però non è finita perché x alla seconda meno 4 a sua volta è una differenza di quadrati, si può scomporre come x più 2 per x meno 2, tutto quanto minore di 0. Qui abbiamo un prodotto tra tre fattori. Affinché questo prodotto sia minore di 0, potrebbe essere negativo uno dei tre fattori o anche negativi tutti e tre, perché meno per meno fa più, ancora per meno torna meno. Ora, per andare a analizzarlo, che cosa facciamo? Dividiamo i tre fattori. F1 che è solo la x, F2 che è x più 2, F3 che è x meno 2 e li studiamo analogamente a quanto fatto prima, uno sotto l'altro, F1, F2, F3. Tutti e tre, anche se lì c'è scritto minore, li studiamo maggiori di 0. Quindi il primo fattore è soltanto x maggiore di 0. Già trovata la x, già terminato. Poi, secondo fattore, x più 2 maggiore di 0 significa x maggiore, sposto il più 2, di meno 2. E anche questo l'abbiamo sistemato. Infine, terzo fattore, x meno 2 maggiore di 0, sposto il meno 2, x maggiore di 2. Anche questa è sistemata, li abbiamo studiati separatamente, adesso li mettiamo tutti insieme nella linea dei numeri. Quindi in ordine abbiamo il meno 2, poi c'è lo 0, infine c'è il 2. Tiriamo giù 3 linee verticali in corrispondenza di ognuno dei tre punti e qui accanto andiamo a scrivere i tre fattori, quindi F1, F2 e F3. Allora, il primo fattore è positivo dopo lo 0, qui c'è lo 0, positivo dopo più, di conseguenza sarà negativo prima. Su 0 fa 0. Poi, secondo fattore, positivo dopo il meno 2, qui c'è il meno 2, positivo dopo, più, negativo prima, sul meno 2 c'è uno 0. Infine, terzo fattore, x maggiore di 2, positivo dopo il 2, negativo prima, meno, meno, meno. Risultati, abbiamo meno per meno, più per meno, meno per meno, più, meno, risultato meno, tutti più, risultato più. Ma qui non ho messo lo 0, abbiamo 0 sul 2, sullo 0 e sul meno 2. Il risultato è questo qua. Adesso andiamo a guardare il verso, volevo i minori di 0, quindi dove si trovano i meno? Quindi qui e qui. Allora, questo primo meno si trova prima del meno 2, quindi x minore di meno 2. Oppure questo secondo meno, risaliamo sulla colonna, si trova tra 0 e 2, quindi oppure 0 minore di x minore di 2. Giusto un piccolo appunto, se ci fosse stato minore uguale, avrei voluto anche gli zeri, che erano questo e quindi andavo ad aggiungere l'uguale su ogni simbolo di ogni disequazione. E questo sarebbe stato il risultato. Adesso andiamo a passare a un esercizio ancora più difficile. Disequazione addirittura di quarto grado, x alla quarta meno 2x alla terza meno x alla seconda più 2x minore o uguale di 0. Ma non c'è un grado che ci può fermare. Prima di tutto facciamo la totale. X che moltiplica x alla terza
meno 2x alla seconda meno x più 2 minore o uguale di 0. A questo punto, dentro questa tonda possiamo fare una parziale, quindi x apro una parentesi quadra. Tra i primi due raccogliamo x alla seconda e moltiplica x meno 2 meno 1, ciò che raccogliamo tra il terzo e il quarto, quando non c'è niente si fa il falso raccoglimento che moltiplica x meno 2. Chiusa tonda, chiusa quadra, minore o uguale di 0. A questo punto abbiamo x per, raccolgo questa tonda, x meno 2 per quello che rimane fuori, cioè x alla seconda meno 1, minore o uguale di 0. Ora, quest'ultimo fattore è ancora di secondo grado, lo possiamo scomporre come una differenza di quadrati, quindi x per x meno 2 per x alla seconda meno 1 diventa x più 1 per x meno 1, tutto quanto minore o uguale di 0. Questa volta i fattori sono 4. Per noi non cambia niente, li studiamo uno per volta. F1, F2, F3 e F4. E tutti li studiamo maggiori di 0. Quindi partiamo dal primo fattore, che è semplicemente questa x. Quindi x maggiore di 0. Secondo fattore, x meno 2 maggiore di 0. Spostiamo il 2, x maggiore di 2. Terzo fattore, x più 1 maggiore di 0. Sposto l'1, x maggiore di meno 1. Riquadriamo anche questo. Poi, ultimo, x meno 1 maggiore di 0. Sposto il meno 1, x maggiore di 1. E anche questo lo abbiamo sistemato. Adesso mettiamo in fila tutti i numeri. L'importante è andare in ordine, non quanto sono distanti. Quindi meno 1, 0, 1 e 2. Stavolta sono 4 le linee che andiamo a tracciare, perché 4 sono anche i nostri fattori per l'appunto. Quindi F1, F2, F3 e F4. Allora, il primo fattore positivo per x maggiore di 0. Qui c'è lo 0 più tutto dopo, di conseguenza meno prima, e su 0, 1, 0. Secondo fattore, x maggiore di 2 più tutti meno prima, 0 sul 2. Terzo fattore, x maggiore di meno 1 più dopo il meno 1, meno prima, 0 sul meno 1. Infine, x maggiore di 1 più e più dopo l'1, meno prima sull'1, 1, 0. Tiriamo una linea orizzontale e sotto andiamo a calcolare il risultato. Quando le linee sono tanti c'è un piccolo trucco per calcolare il risultato, ovvero basta contare il numero dei meno. Infatti il più non cambia segno, se ci pensate più per più fa più, meno per più fa meno, cioè il risultato è il primo dei due segni, se lo moltiplico per un più non vado a cambiare il suo segno, ma allora contiamo quanti sono i meno, in particolare se sono in numero pari il risultato sarà più, se sono in numero dispari il risultato sarà meno. Per esempio qui abbiamo 1, 2, 3, 4 meno, numero pari, risultato più. 3 meno, risultato meno. 2 meno, risultato più. 1 meno, risultato meno. Nessun meno, risultato più. Tutti i punti di confine sono degli zeri, qui non c'è il non esiste perché non c'è il denominatore. E adesso vado a vedere cosa volevo. Volevo il minore uguale a 0. Quindi voglio i meno 1 e 2 e voglio anche tutti gli zeri. Quindi questo primo meno sta tra il meno 1 e lo 0. Quindi meno 1 minore o uguale di x minore o uguale di 0. Prendo gli uguali appunto perché ci sono gli zeri. Oppure questo secondo meno sta tra l'1 e il 2. Quindi 1 minore o uguale di x minore o uguale di 2. Con questo abbiamo terminato la nostra lezione. Nella prossima lezione andremo a vedere alcuni casi particolari di disequazioni pericolosi in vista del compito.